Io ho cominciato quasi per caso questo lavoro di bibliotecaria. Avevo finito il mio percorso universitario, mi ero laureata in lettere classiche e ebbi l'opportunità di partecipare ad un corso concorso che consentiva di entrare come precari, come giovani precari nelle amministrazioni pubbliche. E io, che avevo fatto una tesi di laurea in biblioteca comunale, avevo lavorato 2 anni, scelsi di poter svolgere questa mia attività, che era legata a un progetto di animazione culturale, presso questa biblioteca, nella quale appunto già avevo un po' di dimestichezza, perché avevo conosciuto il personale e il tipo di materiale che era contenuto in questa meravigliosa istituzione. Il mio percorso è stato un po' particolare, nel senso che ho avuto questa opportunità di entrare tramite questo progetto. In realtà la professione di bibliotecario richiederebbe un concorso pubblico che diciamo, è previsto che abbia determinate caratteristiche professionali di base e di formazione, quali possono essere intanto la conoscenza della biblioteconomia, la storia del libro, la conoscenza della lingua inglese, che adesso è fondamentale soprattutto per queste attività di tipo appunto biblioteconomico, e quindi prevede anche adesso un titolo di studio che per anni non era stato riconosciuto, quello della formazione di conservatore bibliotecario o di bibliotecario. Adesso invece c'è anche una facoltà universitaria. Il nostro lavoro è abbastanza complesso ed è difficile poterlo riassumere brevemente, anche perché molte volte noi abbiamo in qualche modo un indirizzo mentale: oggi farò questo, però poi magari tutti i piani vengono un po' modificati dalle esigenze materiali che si vengono a creare. Faccio un esempio, è proprio l'esempio di questa mattina. C'è scritto un utente, uno studioso, un dottorando, che ha trovato tramite Facebook un'immagine di un portale di una chiesa dell'Aquila, che praticamente vuole capire da dove proviene, qual è l'origine di questa immagine, e noi ci siamo trovati un attimo come una sorta di indagine, non dico poliziesca ma quasi, una specie di Indiana Jones in questa avventura per trovare questa immagine che in qualche modo ci risulta familiare, perché chiaramente, conoscendo i nostri fondi, nel tempo l'esperienza in qualche modo ci induce a memorizzare anche immagini che così a primo acchito non dicono nulla. E quindi ho mobilizzato anche tutti i colleghi: noi cerchiamo nelle tavole del Valenti, che è è un architetto che è stato sovrintendente nella prima metà del Novecento e che ha lasciato tutto il suo archivio e tutta la sua documentazione a noi, perché mi sembra la mano del Valenti. Ecco, questo è un esempio del nostro lavoro. Il nostro lavoro è un'avventura. Allora, noi in linea di massima facciamo 36 ore settimanali, in linea di massima l'orario è sempre la mattina, preferibilmente. Sì, il nostro servizio per il momento è soltanto la mattina, è una giornata che dedichiamo per intero alla distribuzione e alla consultazione dei volumi, che è il mercoledì. I bibliotecari non hanno tutti lo stesso tipo di contratto, dipende dall'ente che eroga lo stipendio, giusto? Noi comunali non abbiamo grossi stipendi, però si deve anche dire che diciamo anche il mondo del lavoro è un po' cambiato, quindi tutto sommato noi abbiamo avuto un trattamento decoroso, ecco, non abbiamo degli stipendi particolarmente elevati, nella media
tipo i professori. Ecco, grosso modo il nostro punto di riferimento potrebbe essere il professore, anche se guadagniamo anche un po' meno dei professori. Mi piacerebbe tanto che i giovani si affacciassero a questa carriera, proprio perché proprio nella mia esperienza professionale in questo momento c'è l'esigenza di lasciare questo patrimonio di conoscenze e di esperienza a generazioni nuove. E io in questi anni ho conosciuto tanti giovani desiderosi di poter svolgere questa attività. Mi auguro che si possano aprire le maglie delle amministrazioni o con i concorsi o con delle formule di collaborazione di vario tipo per consentire a queste persone che hanno tanta volontà di affacciarsi a questo mondo, di poter avere un contributo anche da parte nostra prima che ce ne andiamo in pensione, queste fasce insomma un po' più esperte nella esperienza e la conoscenza dei nostri fondi e dei nostri libri. La biblioteca è inclusiva, per forza deve essere inclusiva, anche quando ci sono stati dei periodi storici in cui c'era una selezione nel patrimonio da mettere a disposizione della società. Nella biblioteca c'era sempre un fondo, magari che era più nascosto, si dava con minore cautela, con maggiore cautela, però esisteva sempre. E soprattutto in una società che cambia, molte volte ci siamo posti la domanda, noi anche in questi anni recenti, sull'opportunità di aprire delle sezioni dove si potessero consultare i libri in lingua originale per le etnie presenti nella città, che sono numerose. Questo sarebbe molto bello, non perdere la propria identità e mettere in comune quel patrimonio di conoscenze, di grande saggezza che magari è più vivace, più forte in queste popolazioni più giovani che vengono a confrontarsi con una realtà che è quella europea un po' stanca, un po' invecchiata. Questa esigenza di un rinnovamento, di una giovinezza è fortemente sentita da tutti noi, penso anche da un punto di vista proprio quotidiano, nella vita quotidiana, quindi sicuramente ci sono spazi per tutte le realtà che si vengono a creare in questo nuovo contesto globale della società, in modo particolare nel nostro Mediterraneo, che è stato sempre punto di incontro di una serie di civiltà, la culla della civiltà, la culla della comunicazione, cioè noi abbiamo veramente avuto un destino particolare a nascere in questo meraviglioso posto.